Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Ciao, siamo molto felici di vedervi qui oggi. Io sono Sara e questo è il mio amico Matteo. Oggi parliamo di un argomento molto importante, ma prima... Prima, se state imparando l'italiano, per favore iscrivetevi al nostro canale. Sì, esatto, è molto importante per noi. Se vi iscrivete e lasciate un like, più persone nel mondo possono trovare i nostri video e imparare l'italiano insieme a noi. Vogliamo aiutare tante persone a imparare l'italiano. La nostra missione è rendere l'italiano facile e divertente per tutti. Quindi clicca sul bottone rosso qui sotto. Matteo è molto entusiasta oggi. Lo vedo che ha tanta energia stamattina. Sì, perché oggi parliamo di qualcosa che tutti noi viviamo ogni giorno. È un argomento che tocca la vita di tutti. Esatto, oggi parliamo di work-life balance. In italiano diciamo, come si dice, Matteo? Diciamo equilibrio tra lavoro e vita privata. È un po' lungo, no? Sì, è lungo, ma è molto importante. A volte diciamo anche conciliare lavoro e vita privata o semplicemente equilibrio lavoro-vita. Allora, Matteo, come sta andando la tua mattinata? Abbastanza bene. Stavo proprio pensando a questo argomento oggi. Sai perché? No, dimmi. Perché questa mattina mi sono svegliato alle 6 per lavorare e ho pensato: Matteo, ma tu non hai più tempo per te. Cosa stai facendo della tua vita? Ah no, alle 6? È molto presto, troppo presto per me. Io non riesco mai a svegliarmi così presto. Troppo presto. E sai cosa ho fatto? Ho aperto il computer ancora in pigiama, con il caffè in mano e ho iniziato a rispondere alle email. Non è normale, vero? No, non è normale. E tu come gestisci il tuo tempo tra lavoro e vita personale? Hai una routine particolare? Beh, io cerco di fare del mio meglio, ma non è sempre facile, devo essere onesta. Alcuni giorni sono brava, altri giorni disastro totale. Capisco perfettamente. Nessuno dice che è facile. Il lavoro è importante, certo, ma anche la nostra vita personale è importante. Anzi, forse è ancora più importante. Esatto. Sai, Sara, molte persone in Italia lavorano tanto, troppo forse. C'è questa cultura del lavoro, del dover sempre dimostrare qualcosa. È vero, io ho amici che lavorano 10 ore al giorno, a volte anche 11 o 12 ore. È incredibile. 10 ore? Ma quando hanno tempo per la famiglia, per gli amici, per se stessi, per fare sport, per cucinare bene, per dormire abbastanza? Questa è la domanda importante. Quando ho tempo per me, per fare le cose che amo, per leggere un libro, per guardare un film, per camminare al parco? Esattamente. E poi ci sono anche le persone che portano il lavoro a casa, finiscono l'ufficio alle 6, ma poi continuano a lavorare a casa fino alle 10 di sera. Sì, conosco persone così. E sai cosa succede? Si bruciano. In italiano diciamo bruciarsi o andare in burnout. È quando sei troppo stressato e stanco. Il burnout è una parola che usiamo anche in italiano ora. Significa essere completamente esausti, senza energia, senza motivazione. È pericoloso per la salute. Può causare depressione, ansia, problemi fisici. Non va bene. Per niente. Allora, parliamo un po' di vocabolario utile per questo argomento. Se qualcuno vuole parlare di questo in italiano, quali parole deve conoscere? Bene, prima di tutto, ovviamente, il lavoro, work. Questo è facile, tutti lo conoscono. Poi abbiamo l'orario di lavoro, working hours. Per esempio, il mio orario di lavoro è dalle 9 alle 5, oppure lavoro dalle 8 alle 6. Sì, e poi c'è straordinario o fare gli straordinari, overtime. Quando lavori più ore del normale, diciamo che fai gli straordinari. Ah, gli straordinari. Io faccio spesso gli straordinari, purtroppo. Davvero? Quante ore fai in più ogni settimana? A volte 2 o 3 ore al giorno, quindi forse 10 o 15 ore in più alla settimana. È tanto, lo so. Sì, è tanto. E ti pagano per queste ore extra? A volte sì, a volte no. Dipende. Molte aziende in Italia non pagano sempre gli straordinari, specialmente per i lavori d'ufficio. È un problema serio. Le persone lavorano gratis. Non mi piace molto questa situazione. Neanche a me.
Ma cosa possiamo fare? Se non facciamo gli straordinari, il capo non è contento. Capisco, è difficile. Poi c'è un'altra parola importante, la pausa. In inglese è break. Sì, la pausa. Fare una pausa significa stop working for a moment. Per esempio, faccio una pausa caffè o faccio una pausa pranzo. Caffè. Gli italiani amano le pause caffè. È un momento sacro della giornata. Certo, la pausa caffè è sacra in Italia. Non puoi toccare la pausa caffè di un italiano. È come respirare, è necessario. È vero, è come una tradizione nazionale. Io faccio sempre la pausa caffè alle 11, sempre, anche se ho tanto lavoro, prendo il mio caffè. Brava, la pausa è importante per ricaricare le energie. Ricaricare le energie significa to recharge, to get energy back. Esatto, e poi abbiamo tempo libero, free time. Questo è fondamentale per il work-life balance, per l'equilibrio. Assolutamente. Il tempo libero è il tempo per te, per la tua famiglia, per i tuoi hobby, per le tue passioni. Esatto. Sara, tu cosa fai nel tuo tempo libero? Hai qualche hobby particolare? Mi piace leggere molto. Leggo romanzi, gialli, libri di storia, un po' di tutto. E tu? Io suono la chitarra. Ho iniziato quando ero ragazzo, a 14 anni, ma ultimamente non ho molto tempo per suonare. Vedi? Questo è esattamente il problema. Lavoriamo troppo e dimentichiamo i nostri hobby, le cose che ci danno gioia. Hai ragione, è triste, no? A volte penso, ma io chi sono oltre il mio lavoro? Sono solo un lavoratore? Questa è una domanda profonda e la risposta è no. Tu sei molto di più del tuo lavoro. Sei una persona con sogni, passioni, relazioni. Sì, è triste quando ci identifichiamo solo con il lavoro. In inglese si dice I am my job, ma non è vero. Non siamo il nostro lavoro. Esatto. Dobbiamo ricordare questo. Ma possiamo cambiare. Possiamo trovare un equilibrio migliore. Non è troppo tardi. Ok, parliamo di soluzioni pratiche. Come possiamo trovare questo equilibrio? Cosa possiamo fare concretamente? Bene, prima cosa importante, dobbiamo imparare a dire di no. In italiano, imparare a dire di no. Ah, questo è molto difficile per me. Io dico sempre sì a tutto. Il capo chiede qualcosa? Sì. I colleghi chiedono aiuto? Sì, sempre sì. Lo so, anche io, sono uguale, ma dobbiamo imparare. È una questione di autodifesa, di proteggere il nostro tempo e la nostra energia. Esatto. Se il capo chiede «Puoi lavorare sabato?» e tu non vuoi, devi dire «No, mi dispiace, ho già dei piani». Mi dispiace. I'm sorry. Questa è una frase molto utile. È educata ma ferma. Sì, possiamo dire «Mi dispiace, ma ho già degli impegni». I already have commitments. Oppure «Mi dispiace, ma ho bisogno di tempo per me e la mia famiglia». Oppure anche mi dispiace, ma questo fine settimana ho bisogno di riposare. I need to rest. Esatto. Non dobbiamo sentirci in colpa per dire di no. Il nostro tempo è prezioso. Sentirsi in colpa. To feel guilty. Sì, molte persone si sentono in colpa quando dicono no al lavoro. Pensano sono un cattivo lavoratore. Ma non è vero. Dire no a volte è necessario. Non siamo robot. Non possiamo lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Assolutamente no. La nostra salute mentale è importante. In italiano la salute mentale, mental health. Molto importante. Se lavoriamo sempre, senza pause, senza riposo, diventiamo stressati, ansiosi, depressi. Essere stressati o stressato. Stressed. Sì, troppo lavoro causa stress cronico e lo stress cronico è molto pericoloso. E lo stress causa tanti problemi di salute fisica, mal di testa, mal di stomaco, insonnia, pressione alta. Esatto, quindi dobbiamo proteggere il nostro benessere. Il benessere significa well-being, il nostro stato di salute generale. Sì, proteggere il benessere o prendersi cura del proprio benessere. Bella espressione, molto utile. Grazie. Allora, seconda cosa importante, dobbiamo stabilire dei confini chiari con il lavoro. Stabilire dei confini. To set boundaries. Cosa significa esattamente questo? Puoi fare un esempio? Sì, certo. Significa decidere delle regole personali. Per esempio, io lavoro dalle 9 alle 6.
Dopo le 6 non rispondo alle email, non rispondo al telefono. Il mio tempo è mio. Ah, capisco. È come tracciare una linea. Da una parte c'è il lavoro, dall'altra parte c'è la vita personale. Esattamente. Tracciare una linea, to draw a line, è dire questo è il tempo per il lavoro, questo è il tempo per me e la mia famiglia. Ma Matteo, molte persone oggi rispondono alle email anche la sera, anche durante la cena, anche la domenica. Sì, è un grosso problema oggi. Con gli smartphone siamo sempre connessi, sempre raggiungibili, sempre disponibili. Essere connessi, to be connected. Sì, troppo connessi. Io conosco persone che controllano le email anche a mezzanotte, anche quando sono a letto. È terribile. Io ho un amico, si chiama Luca, che ha fatto una cosa interessante. Ha cancellato completamente le email di lavoro dal suo telefono. Davvero? Ha cancellato le email dal telefono? E come fa con il lavoro? Il capo non si arrabbia? All'inizio il capo non era contento, ma Luca ha spiegato: io controllo le email solo dal computer, in ufficio, durante l'orario di lavoro. Se c'è un'emergenza vera, puoi chiamarmi al telefono. Interessante. E funziona questo sistema? Il capo ha accettato? Sì, dopo un po' il capo ha capito e Luca adesso dice che è molto più rilassato, molto più felice. Non ha più l'ansia di controllare sempre le email. Essere rilassato o rilassato. Relaxed. Questo è l'obiettivo, no? Essere più rilassati, più tranquilli, più in pace con noi stessi. Assolutamente. Sai Sara, ho letto un articolo interessante. In alcuni paesi del nord Europa, come la Danimarca o la Norvegia, le persone lavorano meno, ma sono più produttive. Sì, è vero. Essere produttivi, to be productive, se sei riposato, se hai dormito bene, se non sei stressato, lavori meglio e più velocemente. Esatto, è un paradosso interessante. Lavorare meno ore può significare lavorare meglio. Se dormi bene, se hai tempo per rilassarti, se fai sport, poi lavori con più energia e concentrazione. Con più energia e anche con più creatività. Quando sono stanca non ho idee nuove, ma quando sono riposata ho tante idee. La creatività, creativity. Sì, è molto importante anche questo, specialmente per i lavori creativi o intellettuali. Quindi lavorare meno può essere meglio per tutti, per i lavoratori che sono più felici e anche per le aziende che hanno dipendenti più produttivi. Le aziende, the companies, sì, anche loro beneficiano da lavoratori felici e riposati. È un win-win, come si dice in inglese. Esatto. Parliamo un po' di ferie ora. In inglese holidays o vacation. In italiano diciamo le ferie o le vacanze. Ah, le ferie, il momento più bello dell'anno. Quanti giorni di ferie hai tu all'anno, Sara? Io ho 20 giorni di ferie all'anno. E tu? Anch'io, circa 20 o 22 giorni. Ma sai qual è il grande problema in Italia e in molti altri paesi? Quale? Dimmi. Molte persone non usano tutte le loro ferie. Lasciano i giorni sul tavolo, non li prendono. Come? Non usano i giorni di vacanza che hanno? Ma perché? Hanno paura. Hanno paura che il capo pensi male di loro. Pensano, se vado in vacanza per 2 settimane, il capo pensa che non sono dedicato al lavoro, che non sono un buon dipendente. Essere dedicato, to be dedicated. Ah, capisco la psicologia, ma questo è completamente sbagliato. È un modo di pensare tossico. Certo che è sbagliato. Le ferie sono un diritto fondamentale. In italiano diciamo un diritto dei lavoratori, workers' rights. Esatto, tutti hanno diritto al riposo. Il riposo, rest, è nella legge italiana, è nella Costituzione. Abbiamo diritto a riposare. E quando sei in vacanza, in ferie, non devi pensare al lavoro, non devi controllare le email, non devi rispondere ai messaggi. Difficile però. Io quando sono in vacanza penso sempre un po' al lavoro. Controllo le email almeno una volta al giorno. Anch'io faccio così, lo ammetto. Ma dobbiamo imparare a staccare completamente. È importante per ricaricare veramente le batterie. Staccare, to disconnect, to switch off. Sì, dobbiamo staccare la mente dal lavoro, lasciare andare i pensieri lavorativi. Esatto. Quando sei in vacanza, devi essere veramente in vacanza, corpo e mente. Magari fare yoga, meditare, camminare nella natura, nuotare nel mare. Sì, camminare nella natura,
walking in nature, questo aiuta tantissimo. Io quando vado in montagna e cammino tra gli alberi mi sento subito meglio. Anch'io. La natura ha un effetto terapeutico. Ci calma, ci rilassa, ci aiuta a ritrovare noi stessi. Sai cosa ho notato? Le persone che hanno hobby interessanti sono più equilibrate, più felici nella vita. Avere degli hobby, to have hobbies. Sì, è assolutamente vero. Gli hobby ci danno gioia, soddisfazione, senso di realizzazione. E ti fanno dimenticare completamente lo stress del lavoro. Quando fai qualcosa che ami, il tempo vola. Esattamente. Io quando leggo un buon libro dimentico tutto il resto. Sono completamente immerso nella storia, nei personaggi. Bello! Anch'io con la chitarra. Quando suono sono in un altro mondo. Non penso a niente altro. Dobbiamo ricordarci di fare queste cose più spesso, non solo quando abbiamo tempo, ma programmarle attivamente. Cosa intendi con programmarle? Programmare, to schedule, to plan. Intendo che forse dovremmo mettere i nostri hobby nel calendario. Come programmiamo le riunioni di lavoro? Ah, buona idea! Tipo scrivere lunedì alle 8 suonare la chitarra o mercoledì alle 7 leggere, come un appuntamento importante con noi stessi. Esattamente. È come dire, questo è il tempo per me. È importante quanto una riunione di lavoro. Mi piace molto questa idea. È come dare priorità a te stesso, al tuo benessere. Dare priorità. To prioritize, to give priority. Sì, dobbiamo dare priorità anche alla nostra vita personale, ai nostri bisogni. Non solo al lavoro, non solo alla carriera, parliamo anche della famiglia adesso. La famiglia è molto importante per noi italiani, vero? Verissimo. In Italia la famiglia è al centro di tutto, è la base della società italiana. Abbiamo legami familiari molto forti. Quindi dobbiamo assolutamente avere tempo per stare con la famiglia, per i figli se abbiamo figli, per i genitori, per i fratelli e le sorelle. Sì, passare tempo con la famiglia, to spend time with family. Questo è fondamentale per il nostro benessere emotivo. Io cerco sempre di cenare con la mia famiglia, anche se sono stanca, anche se ho avuto una giornata difficile. La cena è il nostro momento sacro insieme. Cenare, to have dinner. Che bello! È una tradizione bellissima. A che ora cenate di solito? Di solito alle 8, 8 e mezza, parliamo della giornata, ridiamo, scherziamo. È il momento in cui ci connettiamo come famiglia. Bellissimo. Io a volte ceno davanti al computer, con il lavoro ancora aperto. No, Matteo, questo devi assolutamente smettere di fare. Non va bene per niente. Lo so, devo smettere. I must stop. Hai completamente ragione. È una brutta abitudine che ho sviluppato. Mangiare davanti al computer non è sano per tanti motivi. Non è sano, it's not healthy. Non fai attenzione a cosa mangi, non mastichi bene, continui a pensare al lavoro. Hai ragione su tutto. È multitasking ma del tipo sbagliato. Da domani, giuro, cambio questa abitudine. Bene, sono contenta di sentirti dire questo. È importante. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Ricapitolare, to recap, to summarize. Ottima idea. Così anche i nostri amici che ci guardano possono prendere nota. Perfetto. Allora, per avere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, cosa dobbiamo fare? Primo punto importante. Imparare a dire di no quando è necessario. Proteggere il nostro tempo. Secondo, stabilire dei confini chiari tra lavoro e vita personale. Decidere un orario e rispettarlo. Terzo, usare tutte le nostre ferie. Prenderci le vacanze che ci spettano per legge. Quarto, trovare tempo regolare per i nostri hobby, per le attività che ci danno gioia e soddisfazione. Quinto, passare tempo di qualità con la famiglia e con gli amici che amiamo. Sesto, staccare veramente dal lavoro quando siamo a casa o in vacanza, spegnere le notifiche. E settimo, prenderci cura di noi stessi fisicamente e mentalmente. Prendersi cura, to take care of. Esatto, la cura di sé, il self-care, come si dice in inglese, è assolutamente fondamentale per il benessere. Sì, fare cose che ci fanno stare bene. Sport, yoga, meditazione, passeggiate, hobby creativi. O semplicemente non fare niente, solo rilassarsi sul divano senza sensi di colpa. Anche questo è importantissimo. Il dolce far niente, the sweetness of doing nothing. È una filosofia molto italiana.
Sì, noi italiani siamo famosi per questo. A volte è bello solo rilassarsi, guardare il cielo, non fare niente di produttivo. A volte essere improduttivi è la cosa più produttiva che possiamo fare. Sembra un paradosso, ma è vero. Assolutamente. Non tutto nella vita deve avere uno scopo produttivo. Possiamo solo esistere, respirare, essere presenti. Bella riflessione, Sara. Riflessione. Thought. Mi piace molto quello che hai detto. Grazie, Matteo. Sai, penso che la società moderna ci metta molta pressione addosso. Mettere pressione. To put pressure. Sì, è verissimo. Viviamo in una cultura della performance costante. Esatto, la società ci dice sempre devi lavorare di più, guadagnare di più, fare sempre di più e essere sempre più produttivo. Guadagnare. To earn money. Sì, c'è molta pressione per il successo materiale, per avere sempre più soldi, più cose. Ma il vero successo non è solo il lavoro o i soldi, il successo è anche essere felici, sani, in pace con se stessi. Essere in pace, to be at peace. Sì, la pace interiore è la vera ricchezza. Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se non sei in pace, non sei felice. Esattamente, e per avere questa pace interiore abbiamo bisogno di equilibrio nella nostra vita. Equilibrio tra fare e essere, tra lavorare e vivere, tra produrre e semplicemente esistere. Sì, è un viaggio continuo, non una destinazione finale. Un viaggio, a journey. Dobbiamo essere pazienti e gentili con noi stessi in questo viaggio. Essere pazienti, to be patient. Sì, alcuni giorni andrà meglio, altri giorni andrà peggio, e va bene così, è normale e umano. È normale, sì. Non dobbiamo aspettarci la perfezione da noi stessi ogni giorno. Esatto, la perfezione non esiste, non siamo macchine, dobbiamo solo provare a fare del nostro meglio giorno dopo giorno. Fare del nostro meglio, to do our best. Questa è una frase bellissima e molto importante. E ricordare sempre, siamo esseri umani, non robot, non macchine da lavoro. Verissimo. Abbiamo bisogno di riposo, di emozioni, di connessioni umane profonde e autentiche. Connessioni umane, human connections. Il lavoro è importante, certo, ma non è tutto quello che siamo. No, assolutamente no. Non siamo definiti solo dal nostro lavoro. C'è molto, molto di più nella vita. Sì, c'è l'amore, l'amicizia, la natura, l'arte, la musica, la poesia. La gioia, il ridere insieme, il giocare, il creare. Giocare, to play. Quando è l'ultima volta che hai veramente giocato, Matteo? Che ti sei divertito come un bambino? Non lo so con precisione. Forse troppo tempo fa. Forse mesi fa. Vedi? Questo è il problema della vita adulta. Dimentichiamo come giocare, come divertirci liberamente. Divertirsi, to have fun. Hai perfettamente ragione. Devo assolutamente divertirmi di più, giocare di più. Tutti dobbiamo. La vita è breve. In italiano abbiamo un detto bellissimo. La vita è troppo breve per non essere felici. Che bella frase. È così vera. Quindi, cari amici che ci state guardando in questo momento, Sì, cari amici che state imparando l'italiano con noi oggi. ricordate sempre, il lavoro è importante, è necessario, ma non è tutto nella vita. Trovate tempo per voi stessi, per le persone che amate, per le attività che vi rendono veramente felici. Non aspettate il momento perfetto, perché non arriverà mai. Il momento giusto è adesso, è oggi. Il momento è adesso. Bellissimo. Iniziate oggi a creare il vostro equilibrio. Sì, quindi, quando finite di guardare questo video, staccate il computer e fate qualcosa che amate veramente. Ottimo consiglio. E noi, purtroppo, dobbiamo concludere questo episodio. Sì, il tempo vola quando parliamo di cose interessanti, ma prima di salutarvi vogliamo ricordarvi una cosa importante. Sì, cari amici che state imparando l'italiano con noi oggi, se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile, per favore mettete un bel like. Sì, e soprattutto iscrivetevi al canale Italiano Facile. È molto importante per noi, così possiamo continuare a creare contenuti e aiutare più persone nel mondo a imparare la nostra bella lingua italiana. E voi invece, come gestite il vostro work-life balance? Come trovate equilibrio nella vostra vita? Scrivetelo nei commenti. Sì, vogliamo davvero leggere le vostre esperienze, le vostre storie. Scriveteci in italiano, anche se fate errori. Esatto, anche se fate errori, non importa assolutamente. L'importante è provare, comunicare, praticare. Sì, l'importante è provare. The important thing is to try. Non abbiate paura di sbagliare.
Gli errori sono parte del processo di apprendimento, sono normali e necessari. Allora, cari amici, è stato un piacere parlare con voi oggi. Sì, vi salutiamo con affetto. Ci vediamo nel prossimo video di Italiano Facile. Ciao ciao a tutti! E ricordate, trovate il vostro equilibrio, prendetevi cura di voi. La vita è bella quando c'è equilibrio. Ciao a tutti!